Se sei qui per la prima volta, ciao, io sono Marilina e sono il taiko, cioè il tamburo giapponese, che ho deciso di portare su YouTube perché non resti confinato nei dojo, perché non resti uno strumento di nicchia. Genere un po' di nicchia! In questa playlist scorriamo i secoli di storia del Giappone, della sua letteratura, della sua cinematografia attraverso il suono dei suoi tamburi. Iscriviti e partiamo. I tamburi di guerra giapponesi sono un mistero avvolto nel suono. Abbiamo pochissime prove concrete, ma sappiamo che rullano sui campi di battaglia per secoli. E prima ancora? Beh, i giapponesi primitivi non avevano ancora visto un coreano o un cinese, eppure suonavano già i tamburi, ma per tutt'altro scopo, come abbiamo visto in questo video. Non per la guerra, ma per il mondo invisibile. Il loro ritmo ipnotico induceva una sorta di trance, un viaggio mistico, un ponte tra l'uomo e le forze della natura. Poi arrivano i coreani, molto più strutturati, con un'idea chiara di cosa sia una civiltà. Portano il commercio, la religione organizzata e soprattutto un concetto piuttosto rivoluzionario, la guerra con un metodo. Fino a quel momento i giapponesi, se litigavano, al limite si prendevano a pietrate, ma spesso con scazzottate se la cavavano benissimo. Ora invece arrivano strategie, codici e i tamburi militari. Dei tamburi il cui suono scandisce il movimento delle truppe, trasmette ordini, infonde coraggio, dunque la nascita del taiko come strumento bellico. E che i tamburi ci fossero davvero nei campi di battaglia ce lo confermano i dipinti dell'invasione mongola. Già, perché nel 1274 e 81 i mongoli decidono di attaccare il Giappone. Lo scontro più famoso avviene nella baia di Hakata, anche se questo dipinto non si riferisce a quella battaglia lì, e i giapponesi combattono fino allo stremo, ma i mongoli sono troppi. I samurai, ormai allo sbando, iniziano quasi a pensare al suicidio rituale. Poi l'incredibile, si alza una brezza che diventa vento, poi tempesta, poi tifone. Un muro d'aria che spazza via l'intera flotta mongola, salvando il Giappone. Da quel giorno lo chiameranno Kami, Kase, il vento divino. Kase vuol dire vento e Kami sono le divinità. Ed è lo stesso nome che secoli dopo prenderanno i piloti suicidi della Seconda Guerra Mondiale, con lo stesso scopo, cioè formare un vento, una forza respingente che salvi il proprio paese. Nel frattempo i tamburi non smettono di battere, li troviamo in tutte le battaglie, dal Medioevo fino alla caduta dello shogunato, e se finora sono stati strumenti semplici, con pochi esecutori alla volta, ecco che entra in scena un uomo che cambierà tutto, Takeda Shingen. Nel XV secolo comincia un'epoca di conflitti civili e disordini sociali, in cui l'unica ossessione dei daimyo è il controllo dell'intero paese. Per oltre 2 secoli se le danno di santa ragione. Le battaglie non si contano, alleanze mutevoli, tradimenti e storie di sangue sono all'ordine del giorno. Il nome di questa epoca cruenta è Sengoku Jidai, il periodo degli stati combattenti. I daimyo più potenti come strateghi militari sono conosciuti come i signori della guerra. Takeda Shingen è un signore della guerra particolarmente rinomato per le sue abilità strategiche e militari, tanto da conquistarsi il soprannome di La Tigre di Kai. È infatti signore della provincia di Kai, dove comanda una potente cavalleria, tra le altre cose, al grido di Furin Kazan, veloce come il vento, silenzioso come la foresta, feroce come il fuoco e immobile come la montagna, come principio guida nelle sue campagne militari. Tra i signori della guerra è l'unico che ci interessa davvero perché il suo nome è legato a un uso del tamburo militare che non esisteva prima e che non esisterà dopo, ma che comunque influenzerà il tamburo contemporaneo, il taiko contemporaneo. Questa tecnica viene chiamata Fukushiki Fuku Daho, che possiamo tradurre con stile complesso, colpo complesso. Fino ad allora si erano usati il Tanshiki Tandaho, che indica un solo ritmo suonato da una sola persona, il Fukushiki Tandaho, un solo ritmo suonato da più persone, il Tanshiki Fukudaho, più ritmi suonati da una persona. Ecco, Takeda Shingen mette in scena il Fukushiki Fukudaho, cioè più ritmi suonati da più persone. Fin dall'inizio dello Stato giapponese i tamburi non solo scandivano il ritmo delle marce, ma erano fondamentali per la comunicazione sul campo di battaglia.
Attraverso sequenze specifiche di battiti venivano trasmessi ordini precisi alle truppe, coordinando i movimenti e le strategie anche a distanza. L'uso dei tamburi migliorava la disciplina e il morale dei soldati, ma conferiva anche un elemento psicologico, incutendo timore nei nemici grazie a questo suono potente che annuncia l'avanzata dell'esercito. Takeda Shingen mette a punto una vera e propria orchestra di 21 percussionisti scelti tra i contadini che, ovviamente essendo contadini, non hanno fatto l'addestramento samuraico, non hanno tecniche di combattimento nella loro preparazione. Tuttavia, ogni tanto, quando la battaglia è importante, si arruolano anche uomini del popolo, sia pur temporaneamente. Ecco, 21 tra questi diventeranno i suonatori ufficiali di tamburo, divisi in 3 gruppi da 7, che seguiranno le 3 diverse sezioni dell'esercito. Il signore della guerra Takeda esalta l'importanza dello spirito di gruppo e vuole che i tamburi trasmettano questo concetto, e credo che sia proprio per questo che lui abbia dato tanta importanza allo stile complesso, colpo complesso, cioè tanti suonatori che fanno diversi ritmi. Come per magia, solo ascoltando un suono diverso, più organizzato, istintivamente il guerriero si organizza meglio anche lui nella sua tecnica di combattimento, usa meglio la presenza dei compagni e la comunicazione strategica con loro. In pratica Takeda Shingen ha capito la potenza di un linguaggio musicale e ha saputo trasformarlo in linguaggio militare. Takeda Shingen è ancora oggi venerato, e se volete rivivere il Sengoku Jidai, il periodo degli stati combattenti, dovete partecipare allo Shingenko Festival. È un Matsuri, un festival appunto, che si tiene a Tokyo tutti gli anni nel quartiere di Shinjuku. Nel 2025 è la prima metà di aprile ed è fantastico. Potete partecipare ai vari giochi. Per soli 13.000 yen potete partecipare alla battaglia, alla ricostruzione della più importante battaglia. Potete fare il gioco dei generali, cioè riconoscere i 24 generali di cui Takeda Shingen si fidava ciecamente, e molte altre cose. E naturalmente i tamburi sono i protagonisti di questo festival. Grandi registi hanno raccontato la storia di questo signore della guerra e noi avremmo voglia di vederli nei film, questi 21 suonatori, ma purtroppo i documenti storici sono scarsissimi e quelli visivi, per esempio le pitture dell'epoca, equivalgono a zero praticamente. Penso che sia anche per questo motivo che i registi non hanno approfondito questo aspetto, che in effetti storicamente per loro non è il più importante. Per cui non troveremo tamburi da guerra in Kagemusha di Akira Kurosawa, filmone su Takeda Shingen che vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 1980. Solo un tamburo isolato per qualche secondo. Siamo un po' più fortunati con Ten To Chi To, film del 1990 di Haruki Kadokawa, che è stato tradotto con Cielo e Terra, in cui una scena di tamburi effettivamente c'è, ma credo sia il frutto di una ricerca estetica più che storica. Infatti sono suonati da donne, con ritmi semplici al limite della noia e posati su portantine che pesano tantissimo sulle spalle dei portatori. Insomma, un po' il contrario di quello che si cerca in battaglia: incoraggiamento, agilità e destrezza. Il film è sottotitolato in inglese, potete trovarlo su YouTube, ve lo lascio in descrizione. Quando il fragore della battaglia si spegne e il fumo si dissolve nell'aria, resta solo un silenzio pesante, innaturale. I tamburi, che un tempo scandivano il coraggio e la furia, ora giacciono muti tra i corpi esanimi. Nessuno più li suona, nessuno più risponde al loro richiamo. Il loro compito è finito. Ma cosa resta di un tamburo quando la guerra lo abbandona? Forse sogna i suoi fratelli lontani, quelli che risuonano nei templi,
nei festival, nei cortili delle corti imperiali. Forse si chiede se il battito della vita possa esistere senza il ritmo della guerra. Ma non illuderti, piccolo tamburo di battaglia. Nemmeno i tuoi simili, nati per la festa e il divertimento, sono al sicuro dalla tragedia. Per esempio, chi di voi si trovava al MoMA di New York nel 2022? Perché proprio lì, in una rassegna sulle gemme nascoste dello studio Shochiku, è stato riscoperto un film dimenticato del 1958, Yoru no Tsuzumi di Tadashi Imai. Il titolo del film si traduce in Il tamburo della notte o I tamburi della notte. Molti di voi sapranno che non c'è singolare e plurale in giapponese. Allora, vi racconto, siamo nel 1700 e rotti. Il samurai Hikokuro, dopo un anno trascorso al servizio del suo shogun a Edo, torna a casa dalla moglie Tane. Circolano voci secondo cui Tane avrebbe commesso un adulterio con un musicista durante la sua assenza. Quindi il clan familiare la convoca per un interrogatorio. Attraverso una serie di flashback, inizialmente Tane viene scagionata dalle accuse, ma dopo che la sorella di Hikokuro rinnova queste accuse, tra una cosa e l'altra, alla fine Tane finisce per ammettere la sua colpa. Nella sua confessione parla del samurai che ha messo in giro tutte quelle brutte voci su di lei e rivela che proprio lui aveva tentato di prenderla con la violenza. La sera stessa lei si era difesa, ma per dimenticare lo spavento e la stanchezza si era ubriacata. In quel frangente aveva incontrato il musicista, che è un percussionista, che l'aveva tranquillizzata e avevano finito per passare la notte insieme. Il film finisce malissimo, skippate i prossimi 30 secondi se non volete lo spoiler. Alla luce di queste rivelazioni, in conformità con l'onore samurai, Tane è tenuta a suicidarsi e il suo amante viene dichiarato bersaglio legittimo. Hikokuro ha perdonato la moglie che ancora ama, ma il codice deve essere rispettato e quindi prima la uccide poiché lei non è in grado di farlo da sola e poi uccide anche l'amante. I protagonisti di questa storia non sono tanto i personaggi, ma le rigide norme sociali e morali del Giappone feudale, che vengono raccontate attraverso le tensioni e i conflitti interni dei personaggi stessi. Qual è il colpo di genio del regista Imai Tadashi? È che questo tamburo, pur dando il titolo al film, non si sente mai lungo tutto il film. Il regista usa la sua assenza per rappresentare la mancanza di comunicazione tra i personaggi, sottolineando l'isolamento emotivo e le incomprensioni che portano alla tragedia. Io ringrazio di cuore quei 2 o 3 appassionati che sono arrivati fin qui. A voi dico, non lasciamo che l'incomunicabilità ci divida come in un film tragico. Fatevi sentire, battete un colpo con un like, fate rollare i commenti e condividete il video. Questo mi incoraggerà tantissimo per la preparazione del prossimo video, quello sul tamburo